Buongiorno classe, nella lezione di oggi vorremmo parlare di quello che è detto il DNA ricombinante. È un argomento che abbiamo visto in altri video, comunque qui lo approfondiremo un attimo, con l'esperimento che ha portato alla nascita della tecnica. Allora, prima di tutto di che cosa stiamo parlando? Parliamo del fatto che è possibile oggi riuscire a, come possiamo dire, tagliare dei pezzi di DNA e saldarli insieme. Questo ovviamente ha fatto gridare alla disperazione, soprattutto negli ultimi tempi, perché si è compreso, si è immaginato che è possibile costruire dei virus in laboratorio, cosa che è verissima, e che quindi grazie a questo è nato Covid-19, che è falsissimo. Perché è falsissimo? Come vedremo anche nelle tecniche di cui stiamo parlando, è possibile costruire un virus, assolutamente, ma si fa da molti anni. Però non è possibile fare una cosa del genere, diciamo, senza lasciare tracce, proprio perché la tecnica di taglio, come andremo a vedere, e ricostruzione e di ricucitura, passati i termini del taglio e cucito, perché così si capisce meglio, insomma delle cose rimangono, non si può fare una cosa del genere senza lasciare alcun segno. Vediamo come è nato il progetto del DNA ricombinante, quindi di questo DNA che riesce a tagliare ed essere ricostruito. Allora, l'esperimento di cui parliamo è quello fatto dai dottori che hanno inventato il tutto, il dottor Cohen e il dottor Boyer. Quindi che cosa è la scoperta importante? A metà del Novecento si era già ipotizzato e scoperto che c'erano questi enzimi di restrizione cosiddetti che permettevano al DNA di essere rimescolato, usiamo questo termine, ed era stato visto appunto nei plasmidi. Quindi i due dottori, Cohen e Boyer, hanno pensato: se gli enzimi di restrizione tagliano di fatto il DNA, magari è possibile tagliarlo come vogliamo noi. Ed ecco quindi il loro esperimento. Che cosa sono riusciti a fare questi qui? Allora, hanno preso due batteri di Escherichia coli. Uno era sensibile all'antibiotico canamicina, segnato con CAN-R, e quindi moriva se veniva messo in un ambiente di canamicina, e l'altro sensibile alla tetraciclina, un altro antibiotico indicato con TET-R. Cos'era la meraviglia? Allora, loro hanno provato a prendere il plasmide. Ricordiamo cosa sono i plasmidi, sono delle piccolissime parti del DNA dei batteri, grazie ai quali i batteri riescono a trasmettere il proprio codice genetico, perché non hanno un sistema complessissimo come quello degli eucarioti, come il nostro, hanno un sistema molto più semplice. Questo è un piccolo cerchietto di DNA, però fondamentale. Era già noto che si potevano scambiare. Loro cosa hanno fatto questi due dottori? Hanno tagliato da una parte preso un pezzo del CAN, diciamo, quindi dell'Escherichia coli sensibile alla canamicina, un altro pezzo della tetraciclina, li hanno uniti insieme, li hanno inseriti dentro i batteri e poi hanno provato. Allora, se era corretto, questo batterio nuovo, con un DNA ricombinante, quindi unito ai due pezzi, sarebbe stato in qualche maniera insensibile sia alla canamicina che alla tetraciclina, ed effettivamente è successo così. Grazie a questo oggi con le tecniche del DNA ricombinante possiamo produrre una serie di cose come farmaci, ormoni, nuove piante, i cosiddetti OGM, pericolosissimi secondo le leggende, effettivamente non sono proprio pericolosissimi, comunque OGM, e una serie di quindi prodotti genetici molto complessi. Ricordo di nuovo che Covid-19, da quanto ne sappiamo, è del tutto impossibile che sia stato costruito con questa tecnica.